Oggi parliamo di quella zona di allenamento che molti temono o ignorano, la zona 3. Forse la più fraintesa, sottovalutata o volutamente ignorata nel ciclismo, ma anche nella corsa. Ma per chi vuole diventare un ciclista o un podista completo è in realtà un'arma segreta. E oggi ti spiegherò il perché, mettendo anche in prospettiva il ruolo fondamentale della zona 2, di cui ho parlato nel mio precedente video riguardante l'allenamento in questa zona. Cos'è la zona 3 e perché è fondamentale? La zona 3 è quella zona di soffro ma non troppo, quella del tempo, quello della soglia lattacida, quella del potrei tirare di più ma non lo faccio. O potrebbe essere, riallacciandosi al mio ultimo video, una zona 2 sbagliata. Guardate quel video e capirete. Come zona 3, soprattutto per podisti e corridori, parliamo di un'intensità che va circa dal 76 al 90% della frequenza cardiaca massima, oppure dal 76 all'85% della soglia anaerobica. Se siete ciclisti, invece, va dal 75 all'89% della propria FTP. In parole povere, quell'intensità che potete ottenere per circa 60-90 minuti o anche di più se siete atleti allenati negli sport di endurance dove la conversazione diventa difficile, a differenza della zona 2 nella quale è facile parlare senza andare in affanno. Perché è fondamentale? Perché è il ponte e l'equilibrio perfetto tra la base aerobica, ovvero la zona 2, e le zone di potenza pura, la zona 4 e la zona 5. La zona 3 insegna ad essere efficiente proprio al ritmo delle gran fondo, delle fughe in corsa e delle salite lunghe. È l'allenamento della specificità, vantaggi e miglioramenti fisiologici. Quindi cosa succede se ci alleniamo correttamente in zona 3? Succedono alcune cose. Ad esempio c'è un aumento della soglia lattacida, ovvero il corpo diventa più bravo a smaltire il lattato, permettendo di andare più veloci e più a lungo prima che le gambe brucino. Un'altra cosa da rilevare è il miglioramento dell'efficienza neuromuscolare. Il sistema nervoso imparerà ad essere più coordinato, a reclutare un maggior numero di fibre muscolari e tutto questo si traduce ovviamente in una maggiore economia dell'energia. Semplicemente ne sprecheremo di meno, utilizzandola in maniera più efficiente. E poi ci sono gli adattamenti cardiaci. Il cuore diventa più potente, pompa di più, aumentando la sua gittata. Questo significa che alla stessa velocità la frequenza cardiaca sarà più bassa. Inoltre aumenteremo la nostra resistenza mentale, ci abitueremo a sostenere uno sforzo prolungato e fastidioso, gestiremo meglio il dolore e la fatica e quando le cose si fanno dure, riusciremo a mantenere la concentrazione. In altre parole, diventeremo più efficienti sotto tutti i punti di vista. A chi è adatta la zona 3? È adatta a tutti i ciclisti e runner, ma con delle sfumature diverse a seconda dello sport e della preparazione. Per l'amatore gran fondista è essenziale perché il 70-80% del tempo di gara si svolge appunto in zona 3. Pensate ad una gran fondo o ad una maratona, nella quale si vuole fare un bel tempo. Se siamo abituati solo alla zona 2, concluderemo certamente la gara, probabilmente con poca fatica, ma non scaleremo le classifiche. Sia per i runner che ciclisti, il ritmo in zona 3 ci rende pronti ad eventuali scatti, allunghi o di inseguimenti. Inoltre è la base per passare alle zone di potenza superiori. È utile anche per il triatleta, cruciale soprattutto per la distanza olimpica, per uscire dalla bici con le gambe fresche. Insomma, va bene fare tanta zona 2, come ora va di moda, ma se si vuole essere efficienti e competitivi, l'allenamento della zona 3 non deve essere trascurato. Però se vogliamo fare bene la zona 3, la zona 2 è fondamentale e ora approfondiremo un momento questo aspetto. Immaginate una piramide. La base è la zona 1 e la zona 2. Più ampia è la base, più in alto la piramide potrà salire. Quindi più grande e largo sarà lo scalino della zona 2, di conseguenza più ampio sarà lo scalino della zona 3. In termini più concreti per lo sportivo, la zona 2, cioè correre o pedalare ad un ritmo lento, permette di costruire la centrale energetica, ovvero di aumentare il numero e le dimensioni dei mitocondri e la capacità di utilizzare i grassi. La zona 3 prende quelle centrali energetiche, i mitocondri, e li rende più efficienti a regimi elevati. Inoltre, se la base data dalla zona 2 è ampia, maggiore sarà anche il tempo che si riuscirà a trascorrere in zona 3, in quanto il lattato viene gestito meglio ed anche il glicogeno a disposizione sarà maggiore. Facciamo un esempio super concreto. Mettiamo a confronto due atleti uguali per età, peso, ma con un'unica differenza. Atleta A. Mesi e mesi di base in zona 2,
molti mitocondri, ottima capacità lipolitica. Atleta B, pochi o nessun lavoro in zona 2, quindi base aerobica meno sviluppata. Entrambi eseguono lo stesso preciso identico allenamento in zona 3. Per esempio facciamo 20 minuti di riscaldamento più 60 minuti in zona 3 più 15 minuti di defaticamento. Dopo 30-40 minuti l'atleta B, ovvero quello che ha fatto poco o nessun lavoro in zona 2, inizierà a fare fatica più rapidamente. Questo perché ha consumato più glicogeno ed il lattato si è accumulato più velocemente. L'atleta A invece mantiene la sua qualità per l'intera ora, grazie alla base aerobica robusta che gli ha permesso di risparmiare glicogeno e di smaltire meglio l'acido lattico. Quindi, come allenare la zona 3 dipende da ognuno di noi e dalle nostre caratteristiche e soprattutto la regola d'oro è non quantità ma qualità. L'ideale sono uscite mirate di 60-120 minuti totali. Facciamo qualche esempio classico. L'uscita, per così dire, tempo. 20 minuti di riscaldamento in zona 1-2, 40-60 minuti in zona 3 continua, 15-20 minuti di defaticamento. Oppure ci sono le ripetute in soglia. Dopo il riscaldamento, 2 o 3 blocchi da 15-20 minuti ciascuno in zona 3, con 5 minuti di recupero attivo in zona 2. A seconda delle caratteristiche e delle preferenze dell'atleta si potrà scegliere l'uscita a tempo o, se faticate mentalmente a pensare di dover mantenere 40-60 minuti continuati in zona 3, potete fare le ripetute in blocchi da 15 o 20 minuti. L'importante è accumulare tempo in quella zona. Ovviamente il fatto di fare una pausa tra le ripetute rende lo sforzo un po' meno pesante, ma l'importante, come detto, è la qualità e il tempo in questo caso. Facciamo un caso delle salite. Nelle salite ovviamente bisognerà regolarsi di conseguenza per non far salire troppo le pulsazioni e quindi uscire dalla zona. Il ritmo deve essere costante e controllato. La frequenza cardiaca nella corsa e la potenza nel ciclismo vanno sempre controllati appunto per evitare di uscire dalla zona 3. Ma alla fine allora è meglio la zona 2 o la zona 3? Beh, questo dipende da ognuno di noi, dalle nostre caratteristiche e soprattutto dai nostri obiettivi. A chi è adatta la zona 2? Beh, la zona 2 è adatta più che altro ad atleti che fanno uscite personali, con obiettivo benessere e longevità nello sport, insomma benessere. Le proporzioni ideali sono dell'allenamento totale di un atleta amatoriale, chiamiamolo così, 80-90% in zona 2, quindi massimo beneficio per il benessere, e un 10-20% in zona 3, con qualche opzione, con qualche tiratina in zona 4 e zona 5. Comunque la zona 2 è quasi regina di questo programma. La zona 3 invece serve come extra motivazionale per movimentare un po' gli allenamenti e per provare sensazioni di gara. La zona 3 invece è adatta a chi come obiettivo ha quello di fare gare. L'obiettivo è la performance specifica. Le proporzioni ideali in questo caso sono un 60-70% in zona 2, cioè la base aerobica, e un 15-20% in zona 3, la specificità. Il resto nelle zone 4 o zone 5, cioè la potenza pura e la soglia anaerobica. In questo caso la zona 2 è la base, ma la zona 3 diventa cruciale per tradurre quella base in velocità di gara. Conclusioni: la zona 2 è la base fondamentale, costruisce la centrale energetica, i mitocondri e l'efficienza lipolitica. Questa zona non va ignorata, ma se vuoi risultati nelle gare devi guardare anche alle zone più in alto, se vuoi acquisire velocità. E la zona 3 è il ponte che trasforma quella base, la zona 2, in velocità e resistenza, la zona 3, resistenza specifica alla gara. Senza una buona base in zona 2, gli allenamenti in zona 3 diventano meno efficaci e un po' più stressanti, e senza zona 3 non sarai veloce. Per tutti gli agonisti la combinazione è la chiave: costruire con zona 2, affinare con zona 3 e aggiungere zone 4 e zone 5 a seconda degli obiettivi specifici e delle gare. Ma parleremo di queste due zone nel prossimo video. Quindi, ricapitolando, la zona 3 non è una zona di transizione, ma una zona di costruzione. Ma per sfruttarla al massimo serve prima la base solida della zona 2. Se vuoi diventare un corridore completo, abbraccia entrambe le zone con consapevolezza e proporzioni adatte ai tuoi obiettivi. E tu, in quale zona ti alleni? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e dimmi nei commenti quale zona di allenamento occupa la tua routine settimanale. Buone pedalate, buone corse e a presto! Un saluto sportivo da Lucoral.